Non avrei mai immaginato che mia moglie potesse fare una cosa del genere. Dopo 32 anni di matrimonio, pensi di conoscere davvero una persona. Ma questa storia vera di infedeltà dimostra che non puoi mai sapere di cosa siano capaci le persone. Gestisco una catena di centri fitness e sono in questo settore da oltre 3 decenni. Mia moglie e io ci siamo conosciuti all'università, ci siamo sposati giovani e abbiamo costruito quella che pensavo fosse una vita perfetta e stabile. Lei gestisce un'attività di interior design da casa, o almeno questo è ciò che pensavo facesse in tutte quelle ore trascorse con i clienti. Il primo campanello d'allarme è arrivato quando ha iniziato a pianificare un viaggio con delle amiche a Miami. In 32 anni non aveva mai fatto un viaggio del genere. Diceva sempre che era uno spreco di soldi. All'improvviso, però, stava organizzando questa vacanza di 5 giorni con donne di cui non avevo mai sentito parlare prima. Qualcosa non tornava. Chiamatelo istinto, chiamatela esperienza, ma dopo 3 decenni di matrimonio capisci quando i conti non tornano. Non avevo il tempo di invadere la sua privacy, come dicono tanti, ma ho assunto un investigatore privato 2 settimane prima del viaggio. Mi è costato 99.000 euro, ma quello che ha scoperto è valso ogni centesimo. Mia moglie non aveva una sola relazione, ma ne gestiva 3 contemporaneamente. Ogni uomo pensava di essere l'unico, ognuno di loro era convinto che lei stesse per lasciarmi dopo aver sistemato alcune questioni finanziarie. Il rapporto dell'investigatore mi ha colpito come un treno in corsa. Il primo uomo era il suo istruttore di yoga, ma lei non andava in nessuna palestra. Si incontravano nel suo appartamento 3 volte a settimana. Il secondo era un presunto cliente che necessitava di un progetto di interior design. L'unica cosa che stava progettando era la distruzione del nostro matrimonio. Il terzo era un agente immobiliare che aveva conosciuto durante un evento di networking. Quanto al viaggio a Miami, non c'erano amiche. Aveva pianificato 5 giorni con l'agente immobiliare. Nel frattempo, l'istruttore di yoga credeva che lei fosse a un convegno di design a Chicago, mentre il finto cliente era convinto che fosse a trovare una zia malata. Aveva costruito queste bugie come un artista, mantenendo ogni storia perfettamente separata senza mai confondere i dettagli. Non avrei mai immaginato che qualcuno potesse vivere una doppia vita così elaborata. No, una tripla vita. L'investigatore aveva foto e video di lei con ciascun uomo. L'aveva seguita per 2 settimane, documentando 18 incontri con questi 3 uomini. Mentre io lavoravo fino a tardi, credendo di garantire un futuro per entrambi, lei se ne andava a Miami con il suo amante agente immobiliare. Ho messo in atto il mio piano. La prima tappa è stata l'ufficio del mio avvocato, dove ho mostrato tutte le prove raccolte dall'investigatore. 3 tradimenti distinti, tutti documentati, tutti accaduti sotto il mio stesso tetto. L'avvocato mi ha detto che, in 40 anni di carriera, non aveva mai visto nessuno gestire 3 relazioni extraconiugali con tanta precisione. Non avrei mai immaginato di chiedere il divorzio dopo 32 anni, ma eccoci qui. Mentre firmavo i documenti, mia moglie probabilmente si rilassava sulla spiaggia con uno dei suoi amanti. La vera ironia? Aveva usato la nostra carta di credito comune per comprare lingerie nuova per il viaggio e aveva lasciato lo scontrino nella macchina. Sotto la voce spese aveva scritto «Essenziali per la vacanza a Miami». Un bel viaggio, davvero? L'investigatore continuava a monitorarla da Miami e mi inviava aggiornamenti che non volevo nemmeno vedere. Lei pubblicava foto sui social fingendo di essere in un viaggio con le amiche, facendo attenzione a non mostrare mai il suo vero compagno. Mi inviava persino immagini di cene di gruppo con le sue amiche, che in realtà erano solo primi piani di piatti per mantenere la sua bugia. Mentre lei si godeva i suoi 5 giorni di lusso, io trascorrevo quel tempo a trasferire i miei effetti personali in un appartamento arredato che avevo affittato la settimana prima. Ho preso solo ciò che era indiscutibilmente mio: vestiti, oggetti personali, cimeli di famiglia. Ho lasciato tutto il resto esattamente com'era. Volevo che la casa sembrasse normale quando sarebbe tornata, tranne per un piccolo dettaglio: i documenti del divorzio sul tavolo della cucina. Il giorno del suo rientro mi ero già trasferito
e il mio avvocato aveva predisposto un ufficiale giudiziario nel caso lei avesse tentato di distruggere i documenti. L'ultima relazione dell'investigatore includeva foto di lei che baciava l'agente immobiliare all'aeroporto di Miami prima di mandare un messaggio all'istruttore di yoga dicendogli che non vedeva l'ora di rivederlo. Nel frattempo, scriveva al cliente dicendo quanto le mancava il loro speciale legame. Non avrei mai immaginato un livello di inganno così estremo. Le carte del divorzio documentavano tutto: date, orari, luoghi degli incontri, foto di lei che entrava negli hotel con ognuno di loro. Mia moglie mi ha chiamato 2017 volte nella prima ora dopo aver trovato i documenti del divorzio. Mi ha lasciato messaggi vocali in cui alternava pianti isterici a minacce di portarmi via tutto. Poi sono arrivati i messaggi di testo. Prima diceva che era tutto un malinteso, poi mi incolpava, sostenendo che l'avevo spinta io a tradirmi lavorando troppo. Alla fine ha ammesso tutto, ma ha cercato di farmi sentire in colpa per averla fatta seguire. Quello che non sapeva era che avevo già messo al sicuro le nostre finanze. 32 anni di matrimonio mi avevano insegnato come ragionava. Mentre lei giocava ai suoi intrighi a Miami, io ero impegnato a proteggere ciò che avevo costruito in 3 decenni. La vera estensione della sua infedeltà stava per costarle tutto. Il suo mondo perfettamente orchestrato è crollato in un istante. Ma la parte più soddisfacente è stata quando i suoi 3 amanti hanno scoperto l'esistenza l'uno dell'altro. L'investigatore privato aveva raccolto i loro contatti e il mio avvocato ha inviato a ciascuno una copia dei documenti del divorzio. L'istruttore di yoga era sposato e sua moglie ha ricevuto la stessa documentazione. L'agente immobiliare ha visto la sua carriera crollare quando il suo capo ha scoperto che usava le case dei clienti per gli incontri clandestini. Il suo tesserino è stato sospeso e ora è sotto inchiesta. Il presunto cliente si è rivelato essere un imprenditore locale e sua moglie, che possedeva metà della loro azienda, non è stata affatto indulgente. Il tradimento di mia moglie si è diffuso come un incendio nella nostra cerchia sociale. Lei ha provato a fare danni di controllo, dicendo agli amici che mentivo e che le prove erano false. Ma le foto che lei stessa aveva pubblicato da Miami raccontavano una storia diversa. Le persone hanno iniziato a mettere insieme le date e si sono rese conto di quanti eventi e cene aveva saltato perché era impegnata a giostrarsi tra i suoi 3 amanti. 32 anni di amicizie si sono dissolti in pochi giorni. Il suo business di interior design è crollato in una notte. La maggior parte dei suoi clienti veniva dal nostro country club, lo stesso in cui la moglie dell'istruttore di yoga lavorava come direttrice delle iscrizioni. La notizia del suo triplice tradimento si è diffusa più velocemente di un golf cart sull'erba appena tagliata. Ogni cliente ha cancellato il suo contratto. Non mi sarei mai aspettato il supporto che ho ricevuto. Persone che non sentivo da anni mi hanno contattato, condividendo le loro storie di infedeltà e sopravvivenza. I veri amici si sono rivelati e nessuno di loro ha creduto alla sua versione di essere stata fraintesa o intrappolata in un matrimonio senza amore. Mi avevano visto trattarla bene per 32 anni. Durante il processo di divorzio sono emerse ancora più verità. Non avrei mai immaginato che mia moglie stesse pianificando di lasciarmi da mesi e avesse già iniziato a spostare soldi su un conto segreto. Ma non riusciva a decidere quale dei 3 uomini scegliere, quindi li teneva tutti e 3 in attesa, mentre cercava di capire quale sarebbe stato il miglior affare per lei. La sua vera natura è emersa quando si è resa conto che quel conto non sarebbe bastato a mantenere il suo stile di vita. Il giudice è stato particolarmente interessato a come aveva usato i nostri conti congiunti per finanziare le sue relazioni extraconiugali. Ogni ricevuta d'albergo, ogni regalo per i suoi amanti, ogni biglietto aereo per Miami era stato pagato con i nostri soldi. La sua infedeltà finanziaria, oltre a quella sentimentale, ha sigillato il suo destino in tribunale. 32 anni di matrimonio si sono conclusi con lei che ha ricevuto molto meno di quanto si aspettasse. L'agente immobiliare l'ha lasciata non appena ha capito che non avrebbe ottenuto denaro dal divorzio. La moglie dell'istruttore di yoga lo ha portato via di casa e gli ha tolto tutto, costringendolo a tornare a vivere con i suoi genitori a 45 anni.
La moglie dell'imprenditore ha dimostrato di essere una donna d'affari migliore di lui. Ha comprato la sua parte della società e ha licenziato mia moglie, escludendola da tutti i loro progetti immobiliari. Non avrei mai pensato di dirlo, ma assumere quell'investigatore privato è stato il miglior investimento della mia vita. Il suo lavoro mi ha salvato milioni nel divorzio. Mentre mia moglie si divertiva a Miami, lui documentava ogni suo passo, ogni bugia, ogni euro speso per i suoi amanti. Una notte si è presentata ubriaca alla mia nuova casa, piangendo e dicendo che aveva perso tutto. Ha detto che non avrebbe mai immaginato che la sua vita potesse distruggersi così completamente. Aveva gestito 3 relazioni extraconiugali per mesi, ma non era riuscita a mantenere un matrimonio di 32 anni. Ora vive in un piccolo appartamento e sta cercando di rilanciare la sua attività in un'altra città. Buona fortuna con quello. Penso che prima o poi questa storia finirà nelle recensioni online della sua attività. Le ricerche su Google potrebbero essere il suo karma. L'ultima notizia che ho avuto su di lei è che ora lavora come commessa in un negozio di mobili. Un bel passo indietro rispetto alla sua vita di prima. Nel frattempo, i suoi amanti hanno dovuto riorganizzare le loro vite. L'istruttore di yoga insegna in un piccolo studio in un altro stato, l'agente immobiliare ha perso la licenza e ora vende auto, mentre il finto cliente ha visto sua moglie prendere in mano l'azienda e gestirla con successo senza di lui. A volte ripenso ai nostri 32 anni insieme e mi chiedo se non ho mai visto i segnali o se ho semplicemente scelto di ignorarli. Le riunioni con i clienti fino a tardi, l'improvviso interesse per lo yoga, gli eventi di networking misteriosi. Tutto sembrava avere una spiegazione perfetta, ma erano solo bugie. Una vera e propria lezione di inganno, che alla fine le è costata tutto. Gli amici mi chiedono se mi pento di averla fatta seguire, se provo dispiacere per il modo in cui la sua vita è crollata. Non avrei mai pensato di dirlo, ma no. Non dopo aver scoperto l'estensione del suo tradimento. Non dopo aver capito che aveva pianificato per mesi, forse anni, di lasciarmi mentre teneva in piedi 3 relazioni parallele. La vera vittima qui non sono stato io, ma i 32 anni di fiducia che lei ha distrutto. Ora sto meglio. Ho venduto la mia quota dei centri fitness per un ottimo profitto e ho comprato una casa al mare. Era un sogno che mia moglie aveva sempre avuto, ma che ora non potrà mai godersi. Ho iniziato a viaggiare, a incontrare nuove persone che non conoscono la nostra storia. È liberatorio poter parlare con qualcuno senza dover spiegare perché tua moglie, dopo 32 anni, non è più nella tua vita. I documenti del divorzio sono ancora nel mio cassetto. A volte li rileggo per ricordarmi che questa storia è davvero accaduta. Non avrei mai immaginato che mia moglie potesse fare una cosa del genere. Ma l'ha fatto. E alla fine la sua elaborata rete di bugie è crollata mentre lei si divertiva a Miami, senza nemmeno immaginare cosa l'aspettava al ritorno. Questa è stata una delle esperienze più dolorose della mia vita, ma mi ha anche insegnato una lezione importante. Cosa ne pensi? Hai mai vissuto o sentito una storia simile? Scrivilo nei commenti. E se questo video ti ha colpito, lascia un like e iscriviti al canale per altre storie incredibili.